Ciao Luca, dove vai così di fretta? Mi ha chiamato Giorgio, era allarmato, deve essere successo qualcosa di grave. Vieni con me? Certo, Giorgio è uno scienziato pazzo. Andiamo a vedere cosa è successo. Giorgio, eccoci. Che succede? Ragazzi, è successa una cosa terribile. Calmati e racconta. Prima devo farvi vedere una cosa. Ma cosa è? Una macchina per teletrasportarsi da una parte all'altra del mondo istantaneamente. Che? Teletrasportarsi. Incredibile! Sei riuscito a costruire una macchina di questo tipo nella tua soffitta. Sì, nessuno lo sa, siete voi i primi. Mi raccomando, acqua in bocca, non deve saperlo nessuno. Acqua in bocca. Si utilizza per dire a qualcuno di non rivelare un segreto. O meglio, il mio cagnolino Furby lo ha saputo prima di voi, ma adesso è scomparso. È proprio questo il problema. Come è scomparso? Dove può essere? Forse è entrato nella macchina del teletrasporto. Hai scoperto l'acqua calda. Certo che è entrato lì dentro. Dobbiamo entrare anche noi e andare a cercarlo. Scoprire l'acqua calda. Significa affermare qualcosa di ovvio o scoprire qualcosa che in realtà è conosciuta da tempo. Dove sarà andato? La macchina registra gli ultimi 2 viaggi fatti e Furby, entrando, avrà accidentalmente attivato la macchina. Dove sei stato nel tuo ultimo viaggio? Beh, volevo esplorare dei posti dove non sono mai stato, quindi ho scelto il Polo Nord. Cosa? Non lo troveremo mai. Ma no, dobbiamo solo prepararci bene. Certo, sarà facile come bere un bicchiere d'acqua. Ti rendi conto il Polo Nord? Ragazzi, tranquilli, ci prepareremo bene. Facile come bere un bicchiere d'acqua. Si dice di un'attività estremamente semplice che nessuno potrebbe mai fallire. Ragazzi, adesso siamo pronti, dobbiamo sbrigarci. Furby potrebbe trovarsi in cattive acque. Potrebbe essere congelato. Povero cagnolino, pensa che freddo. Trovarsi in cattive acque. Significa essere in pericolo o in difficoltà. Cosa faremo una volta arrivati? C'è un piccolo villaggio Inuit. Andremo a cercarlo lì. Questo piano fa acqua da tutte le parti. Chi ci dice che sia andato proprio al villaggio? Fare acqua da tutte le parti. Se riferito ad un discorso, un ragionamento o una teoria, significa essere illogico o irrazionale. Dobbiamo pur cominciare da qualche parte. Andiamo. Incredibile, siamo arrivati in un istante. Certo, la mia macchina funziona proprio bene. Anche troppo, visto che anche un cagnolino riesce ad attivarla. Sì, forse devo rivedere alcune cose sulla sicurezza. Ragazzi, sbrighiamoci.
quello laggiù è un cagnolino, sembra proprio Furby. No, non è lui. Gli somiglia moltissimo, sono come due gocce d'acqua. Sì, ma non è lui. Il mio Furby è il pelo più chiaro. Continuiamo a cercare. Assomigliarsi come due gocce d'acqua. Significa essere uguale, identico, molto simile. Sono ore che camminiamo, nessuno lo ha visto, non credo che sia qui. Abbiamo fatto un buco nell'acqua. Fare un buco nell'acqua. Significa fare un'attività o un tentativo inutile, un insuccesso. Ok, torniamo a casa. Ragazzi, che si fa? Non possiamo perderci in un bicchiere d'acqua. Dobbiamo ragionare. Perdersi in un bicchiere d'acqua. Si usa per descrivere situazioni in cui non si riesce a trovare la semplice soluzione o ci si arrende alla minima difficoltà. C'è poco da ragionare. Dobbiamo provare con il secondo posto memorizzato nella macchina. Dimmi che è un semplice villaggio di campagna, per favore. Non proprio. Andiamo. La giungla? Giorgio, potevamo almeno cambiarci. Mi sento un pesce fuor d'acqua vestita così. Sentirsi come un pesce fuor d'acqua. Si utilizza per indicare lo stato d'animo relativo a chi non si sente a proprio agio e prova una sensazione di imbarazzo. Sento qualcuno urlare. Ci sono delle persone che litigano laggiù. Riesci a capire cosa dicono? No, sono gli abitanti di un villaggio qui vicino. Ma quello è Furby. Sì, è proprio lui. Stanno litigando su chi deve prendere il cane. Ragazzi, ho un piano. Facciamo calmare le acque e quando farà buio prenderemo Furby e torneremo a casa. Sì, basta che non svengo prima con questi vestiti e questo caldo. Calmare le acque. Significa aspettare che una situazione si risolva, che le cose si calmino. Andiamo, dormono tutti. Vieni tesoro. Siamo riusciti a riportarlo a casa. Sono esausta. Ci vorrebbe una vacanza. Niente di più facile. Venite. Per questa lezione è tutto. Se ti è piaciuta lascia un like e iscriviti al canale. Alla prossima lezione. Ciao!